tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie e oggi andiamo a realizzare insieme un progetto molto semplice e ancora un pochino estivo. E si tratta di questa borsetta molto semplice, facile ma soprattutto veloce da realizzare. Ho realizzato delle mattonelle ma poi ho realizzato comunque una borsa vera e propria. Vi mostrerò tutti i passaggi passo passo, è molto semplice, adatto anche alle principianti, quindi non avete scuse. Non mi perdo in chiacchiere, vi dico solo che ho utilizzato degli avanzi di filato, quindi potete utilizzare tutti gli avanzi che avete in casa. Nello specifico ho utilizzato amore corda per il girasole e il cordino Inda per tutto il resto della borsa. Ovviamente si tratta di filati Borgo dei Pazzi, trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro che è valido su tutti i prodotti presenti sul sito. A questo punto mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, iscrivetevi al canale e adesso vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato delle rimanenze di cordino che avevo ed in totale dovrei aver utilizzato circa 300 grammi perché la borsa non è molto grande, una coppia di manici in bambù, uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione delle mattonelle che andranno a creare il corpo borsa, quindi ci prendiamo il filo del colore ovviamente della parte centrale del girasole, facciamo un cappio ed avviamo 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. le chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima nella prima catenella, quindi inseriamo l'uncinetto nella prima catenella in questo modo e andiamo a chiudere a maglia bassissima. Alziamo il lavoro con 3 catenelle, 1 2 e 3, e all'interno di questo cerchietto che si è formato andiamo a lavorare 11 maglie alte, aggiungendo anche le 3 catenelle che ci vanno a sostituire la prima maglia alta. Saranno 12 punti di base. Quindi procediamo lavorando le 11 maglie alte all'interno di questo cerchio. Ok, a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Andiamo ad inserire l'ago in questo punto qui. Mi raccomando, assicuriamoci di avere 12 punti di base. Ora andiamo a crearci i petali del girasole, quindi ho preso il giallo, mi faccio il cappio iniziale, vado ad inserire l'uncinetto in un punto qualsiasi, in questo modo, prendo il filo, lo porto all'esterno ed alzo il lavoro con 3 catenelle in questo modo. Procederò lavorando all'interno dello stesso punto altre 2 maglie alte doppie. Quindi carico il filo 2 volte sull'uncinetto, punto l'uncinetto nello stesso punto e vado a chiudere le maglie 2 per volta. Non le chiuderò del tutto, quindi vado a lavorare l'ultima maglia e quando ho 3 asole sull'uncinetto le vado a chiudere tutte e 3 insieme in questo modo. Quindi devo andare a creare il petalo in questo modo. Faccio poi 2 catenelle, passo al punto successivo e ripeto lo stesso procedimento. Devo lavorare in questo punto 3 maglie alte doppie. Quindi inserisco l'uncinetto, vado a chiudere le maglie 2 per volta lasciando l'ultimo passaggio. Quindi mi lascio il filo sull'uncinetto e procedo con le altre 2. Ho 4 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme,
faccio 2 catenelle e ripeto questo procedimento per tutti i punti che ho alla base. Ultimo punto, vado a lavorare l'ultimo petalo. Posso tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Non preoccupatevi se il risultato è questo, perché con i prossimi giri sistemeremo tutto. Infatti adesso vado a fare l'ultimo cambio colore, prenderò un colore neutro, è un cordino diverso rispetto ai due che ho utilizzato, questo è Amore Corda 2 mm, ora vado ad utilizzare il cordino Inda. Comunque a spessore stiamo lì, quindi non è un problema. Potete utilizzare anche diverse tipologie di filato, l'importante è che abbiano più o meno lo stesso spessore. Infatti vado a lavorare il tutto sempre con lo stesso uncinetto. Quindi faccio il cappetto iniziale come al solito e vado ad agganciarmi in un punto qualsiasi. Ovviamente per punto intendo spazietti che si sono creati tra un petalo e l'altro. Inserisco l'uncinetto, prendo il cappietto, lo porto all'esterno e vado a lavorare 4 catenelle, 1 2 3 e 4. All'interno di questo stesso spazio vado a lavorare 2 maglie alte doppie. Ho caricato il filo 2 volte sull'uncinetto, vado a chiudere le maglie 2 per volta. Ovviamente le chiuderò tutte in questo modo, ripeto lo stesso procedimento sempre nello stesso spazio. Poi procedo nei prossimi 2 spazi, vado a lavorare gruppetti da 3 maglie alte, quindi inserisco l'uncinetto nello spazio e vado a lavorare 3 maglie alte, 1 2 e 3. Anche nello spazio successivo ripeto lo stesso procedimento, 3 maglie alte, 1 2 e 3. Nel prossimo spazio qui dovremo creare il primo angolo, quindi andiamo a lavorare 3 maglie alte doppie, carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, chiudiamo le asole 2 per volta, ripetiamo lo stesso procedimento per altre 2 volte, quindi in totale avremo 3 maglie alte doppie, 2 catenelle e poi di nuovo 3 maglie alte doppie sempre nello stesso spazio. Nei prossimi 2 spazi andiamo a lavorare 3 maglie alte, ora dobbiamo creare l'altro angolo, quindi ripetiamo il procedimento: 3 maglie alte doppie, 2 catenelle, 3 maglie alte doppie, tutte nello stesso spazio.
e continueremo lavorando nei prossimi 2 spazi 3 maglie alte. Qui dobbiamo creare l'altro angolo, quindi andremo a lavorare questo procedimento, ovvero 3 maglie alte doppie, 2 catenelle e 3 maglie alte doppie. Qui abbiamo gli ultimi 2 spazi dove andremo a lavorare 3 maglie alte e 3 maglie alte, poi ci rivediamo qui per chiudere il giro. Bene, questo è il risultato, dobbiamo terminare il giro e in questo spazio dobbiamo andare a lavorare le ultime 3 maglie alte doppie, quindi carico il filo 2 volte sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto e vado a lavorare le 3 maglie alte doppie. Due catenelle e vado a chiudere con una maglia bassissima nella quarta catenella delle 4 iniziali, quindi quindi inserisco proprio l'uncinetto all'interno in questo modo e faccio una maglia bassissima. Ora procederò alzando il lavoro con 3 catenelle che mi vanno a sostituire la prima maglia alta e procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al primo spazio che incontro. Arrivati a questo punto, all'interno dello spazio andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. Dopodiché continuiamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante e nel prossimo spazio andremo a ripetere lo stesso procedimento che andrà ripetuto per ogni angolo. Quindi continuiamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Sto lavorando l'ultimo angolo formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte ed una volta terminato tutto il giro possiamo andare a tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. A questo punto avremo terminato, devo andare a nascondere tutti i fili, ma ripeteremo comunque questo procedimento anche per altre 3 volte, quindi dobbiamo ottenere 4 mattonelle. Nel mio caso le mattonelle misurano 14 cm per 14 cm, ma le dimensioni possono variare. Se utilizzate un filato diverso potete anche andare ad aumentare il numero di giri intorno al girasole, quindi se vi occorre una mattonella più grande continuate a lavorare quest'ultimo giro fino a raggiungere la misura che vi occorre. Quindi ora passiamo alla cucitura delle nostre mattonelle che cuciremo in questo modo. Ovviamente andremo a creare un cerchio. Bene, ho già unito 3 mattonelle insieme, l'ultima la fissiamo insieme ma non è nulla di difficoltoso, quindi andiamo a prendere il colore che abbiamo utilizzato per gli ultimi giri, facciamo un cappietto al filo e dobbiamo andare ad unire le nostre mattonelle partendo dalla prima catenella che abbiamo qui nell'angolo fino all'ultima, quindi dobbiamo cucire entrambe le catenelle sia su un angolo che sull'altro. Quindi inserisco l'uncinetto nella prima catenella sia su questa mattonella che sull'altra. In questo modo prendo il cappietto, lo porto fuori
e blocco il tutto con una catenella. Entro anche nella catenella successiva, su entrambe le mattonelle ovviamente, e a questo punto inizierò a cucire a maglia bassissima, quindi prendo il filo e chiudo direttamente. Per i prossimi punti andrò a prendere solo la metà catenella esterna, quindi inserisco l'uncinetto prendendo la metà catenella sia su una mattonella che sull'altra e chiudo a punto bassissimo, così fino a terminare la cucitura, ovviamente sull'ultima catenella che abbiamo qui, esattamente questa. Terminata la cucitura, facciamo una catenella di sicurezza, tagliamo il filo e andiamo a bloccare e nascondere tutti i fili in eccesso. Questo sarà il risultato, ovviamente dobbiamo andare a chiudere in cerchio come vi ho detto all'inizio, quindi andremo a fare un'ultima cucitura sempre mettendo dritto contro dritto, quindi questo è il rovescio, e andiamo a fare la cucitura come abbiamo fatto prima. Una volta fatta la cucitura portiamo il lavoro sul dritto e questo sarà il risultato. Ovviamente io non lavorerò la borsa in questo modo, però potete farlo se preferite, bensì in questo modo. Quindi questa è la parte centrale della nostra borsa. Ora dobbiamo andare a sviluppare il fondo e poi successivamente la parte superiore. Quindi ci prendiamo ovviamente il filo del colore principale, che è ovviamente nel mio caso il colore neutro, cappio iniziale, mi tengo il filo sull'uncinetto, vado ad agganciarmi in un punto qualsiasi, mi aggancerò qui così vi mostro direttamente come lavoro questa zona. Inserisco l'uncinetto, lavoro una maglia bassa e procederò lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare dove c'è la cucitura, in questo modo. Qui vado a lavorare una maglia alta in questo punto, vedete? Ne lavoro un'altra nel punto successivo, quindi esattamente qui. E poi continuo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi lavorerò queste due maglie alte su questi due punti per andare a pareggiare dove c'è la cucitura, perché come potete vedere si crea un po' di stacco, quindi in questo modo andiamo a pareggiare. Poi c'è la cucitura, inserisco l'uncinetto prima della cucitura e lavoro una maglia alta, inserisco l'uncinetto nel punto dopo la cucitura e lavoro un'altra maglia alta. Dopodiché procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi le due maglie alte le andrò a lavorare solo dove c'è la cucitura. Vedete come si pareggia bene? Ripeteremo questo procedimento per tutto il giro.
Bene, terminato il giro lo chiudiamo con asola di chiusura, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto dall'interno verso l'esterno, prendiamo l'asola, la portiamo all'interno in questo modo, inseriamo l'uncinetto nel punto precedente, inseriamo l'uncinetto anche nell'asola, tiriamo il filo, prendiamo il filo, chiudiamo in questo modo, questo ci sostituisce la prima maglia bassa. Puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, quindi questo, e procediamo lavorando a maglia bassa. Lavoreremo una maglia bassa per ogni punto sottostante. Anche sulle maglie alte andremo a lavorare sempre a maglia bassa. Ok, ultimo punto, chiudiamo sempre nello stesso modo, inseriamo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nel primo punto, in questo modo prendiamo l'asola, la portiamo all'interno, questa volta non andiamo ad inserire l'uncinetto nel punto precedente, bensì proprio alla base dell'asola che abbiamo appena portato all'interno. Nell'asola tiriamo il filo, prendiamo, portiamo fuori e chiudiamo in questo modo. Questa sostituisce sempre la prima maglia bassa. Questo procedimento lo andremo a ripetere anche per i giri successivi che troverete indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri, quindi si procede sempre lavorando a punto basso, uno per ogni punto ovviamente, fino a raggiungere il totale di giri indicato. Bene, ho lavorato 5 giri totali che equivalgono a 4 cm. A questo punto ho già chiuso comunque il giro e ho avviato il prossimo giro, ma ho messo dei marcapunti esattamente sui laterali, quindi ho piegato perfettamente la borsa a metà. Questa sarà la parte frontale o retro, comunque voglio che venga in questo modo la parte frontale, e quindi ho messo dei marcapunti proprio sulla piegatura, e proprio qui andremo a lavorare delle diminuzioni per andare a stringere un po' il fondo. È un passaggio che comunque potete evitare se siete alle prime armi e con le diminuzioni non vi trovate, oppure volete semplicemente saltare questo passaggio. Potete fare riferimento comunque alle misure in centimetri per andare avanti con il lavoro. Quindi proseguiremo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare più o meno sul laterale, dove dovremo andare a fare le diminuzioni. Procedo quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante come abbiamo fatto finora. In corrispondenza del marcapunti andiamo a lavorare una diminuzione, quindi togliamo il marcapunti, inseriamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo, non chiudiamo, inseriamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto e le andiamo a chiudere tutte e 3 insieme in questo modo. Faremo una sola diminuzione per lato, quindi ora procedo semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al prossimo lato, dove ripeterò lo stesso procedimento. Potete anche reinserire il marcapunti per segnalare il punto nel giro successivo dove dobbiamo andare a fare la diminuzione. Su questo lato vado a ripetere lo stesso procedimento, quindi lavoro una diminuzione, inserisco l'uncinetto, prendo il filo, non chiudo, inserisco l'uncinetto nel punto successivo, ho 3 asole e le vado a chiudere tutte e 3 insieme.
vado a terminare il mio giro, reinserisco il marcapunti e vado a chiudere il giro con chiusura invisibile, quindi sempre nello stesso modo il procedimento è sempre quello. Riparto con il nuovo giro, lavoro una maglia bassa in ogni punto sottostante e in corrispondenza dei marcapunti vado a lavorare una diminuzione come abbiamo fatto nel giro precedente. Questo procedimento andrà ripetuto per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. La misura in centimetri che trovate indicata corrisponde al numero di giri che trovate indicati a fianco e non all'intero numero di giri. Quindi si procede in questo modo e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho terminato il mio giro, ho terminato con una diminuzione. A questo punto taglio il filo, vado a chiudere con asola di chiusura Bene, a questo punto dobbiamo andare a chiudere la base, quindi portiamo il lavoro sul rovescio e dobbiamo piegarlo ovviamente nello stesso modo, quindi portiamo semplicemente il lavoro sul rovescio ma tenendo comunque la forma che abbiamo dato alla nostra base e dobbiamo andare a cucire il fondo. Possiamo farlo sia con ago tirafettuccia e stesso cornino oppure con l'uncinetto, cosa che farò io, così darò anche un po' di profondità. Quindi prendo il cornino, faccio il cappio in questo modo, mi tengo il filo sull'uncinetto e andiamo a cucire a maglia bassa prendendo solo le metà catenelle esterne. Quindi come potete vedere qui abbiamo tutte maglie, noi inseriamo l'uncinetto nella prima metà catenella in questo modo e nella metà catenella frontale e andiamo a bloccare il tutto con una maglia bassa. Si procede ovviamente in questo modo per tutto il fondo, quindi punto successivo prendo solo la metà catenella esterna sia da un lato che sull'altro in questo modo e lavoro una maglia bassa. Procederemo così per tutto il fondo. Bene, terminata la cucitura si taglia il filo, si blocca tra le maglie e si riporta il lavoro sul dritto.
questo sarà il risultato. Come potete vedere è venuto un bel fondo perfetto. Ovviamente se preferite potete anche andare a lavorare un fondo ovale e poi andarci a cucire le mattonelle sopra. A questo punto dobbiamo andare a rifinire la parte alta esattamente come abbiamo fatto per la parte bassa, quindi ci agganciamo in un punto qualsiasi, andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Dove abbiamo le cuciture andiamo a lavorare 2 maglie alte per andare a pareggiare, quindi ripetiamo lo stesso procedimento della fascetta senza diminuzioni. La replichiamo esattamente come era qui sulla parte alta. Ho lavorato i miei 5 giri a maglia bassa, che equivalgono allo stesso numero di giri che ho lavorato anche sulla base, quelli senza diminuzioni. A questo punto vado a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, quindi inserisco l'uncinetto in questo punto qui e chiudo a maglia bassissima. Faccio una catenella, punto l'uncinetto nella metà catenella del punto successivo in questo modo e lavoro una maglia bassissima. Faccio una catenella, punto l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo la metà catenella retro e lavoro un punto bassissimo e andrò a rifinire il bordo tutto in questo modo. Se preferite potete anche rifinire tutto a punto bassissimo oppure lasciarla semplicemente così, quindi poi andare a tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Una volta terminato quest'ultimo giro possiamo tagliare il filo e andare a bloccare il tutto tra le maglie. Adesso non ci resta che andare ad applicare i manici. Abbiamo già gli agganci con le viti che possiamo far passare direttamente nella lavorazione. Uno l'ho già applicato, l'altro lo mettiamo insieme, ma è molto semplice. Ovviamente prendiamo la misura e poi andiamo a far passare l'anello tra le maglie. In questo modo faccio lo stesso anche per l'altro. Poi in modo davvero semplice li andiamo ad avvitare. Siamo giunti al termine anche di questo tutorial, spero che il progetto vi sia piaciuto. È un progetto completamente personalizzabile sia per quanto riguarda i manici, perché potete utilizzare anche altre tipologie di manici, potete realizzare i manici direttamente con lo stesso filato, potete mettere dei manici più lunghi per indossare la spalla oppure mettere dei manici tondi.
potete dar sfogo alla vostra creatività. Stessa cosa anche per la lavorazione delle mattonelle, perché se non volete lavorare le mattonelle a fiore o nel vostro caso magari siete principianti e quindi vi risulta difficoltoso, potete realizzare delle mattonelle granny semplicissime, quindi quelle squadrate, e realizzarle di diversi colori proprio per smaltire tutti gli avanzi di filato. Per quanto riguarda la chiusura, io al momento l'ho lasciata aperta, ma successivamente metterò una chiusura magnetica, un bottone magnetico al centro, ma volendo si può mettere anche una cerniera, perché abbiamo comunque il bordo libero avendo messo questa tipologia di manico. Ma in ogni caso si può mettere tranquillamente una cerniera oppure creare una piccola fascetta e mettere una chiusura a cartella. Però secondo me ci sta benissimo una chiusura magnetica o una chiusura a cerniera che restano poco visibili. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato degli avanzi di filato di Borgo dei Pazzi, nello specifico Amore Corda per quanto riguarda il girasole e Inda per quanto riguarda il resto della borsa. Trovate il link nel box informazioni qui in basso e vi lascio anche il mio codice sconto da 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!